Abbiamo iniziato per Francesco, il nostro amico. Ciao Monica. Ciao. Sono curioso di vedere cosa faremo oggi, non è la prima sessione di Francesco. 5, 4, 3, 2, 1. Tipo è in macchina in un parcheggio lungo un'autostrada e notte mi fa vedere un cielo stellato ed è come se si interrogasse sulla vita delle altre persone che magari passano per un attimo lì in autostrada. Si chiede com'è vivere la vita di un altro. E com'è vivere la sua vita in un'altra vita, che gli sembra quasi di essere un altro, no? La propria vita in un'altra linea temporale, magari. Ti ci dà l'autorizzazione. Sì, guardando le stelle, come se sì, ci vedesse lì in mezzo alle stelle, vede i nostri volti e dice di sì. Ok, partiamo subito con una causa esoterica. Magari a Francesco non dice nulla, ma dietro di lui c'è un quadro con un bel paesaggio estivo, il mare. Il protagonista del quadro è una palma, in balia del vento. Mm. È un po', già io ho visto, ci sono proprio su diverse questioni come due facce, no, della stessa medaglia, per cui da un lato della medaglia è come se lui fosse fortemente radicato alla sua terra e alla sua vita. Dall'altra la palma è come se desse una maggiore idea di libertà, di possibilità. Vibrazione di Francesco. 22. La sua vecchia sessione era Chain, catena, andatevela a rivedere se volete. Consapevolezza. 170. PS. 42. Vite. 1601. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 25. 3, 4D. Terza 60. Va bene, posso dire la tua regione, sì. Il tuo cosa coltivi, sì. Ok. Allora, siamo in Puglia. Centro Puglia. Ulivi. Chiamiamo nel cinema tutti gli ulivi di Francesco. Tutti gli ulivi pugliesi. E in una sezione a parte gli ulivi del Salento, la parte più bassa della Puglia. Mm. Come se venisse anche un'energia femminile, che è l'energia della natura, mentre chiamiamo gli ulivi. C'è proprio un'integrazione tra maschile e femminile. L'oliva, gli ulivi. Ok, arriva lo spirito degli ulivi vivi o anche lo spirito degli ulivi morti, che a volte non sono del tutto morti. E allora mi fa vedere come alcuni, per come vedo io, l'albero ha uno spirito principale e degli spiriti secondari che lo tengono in vita. Cioè,
Nel senso, noi crediamo, che ne so, che un albero ospiti, no? Delle creature, eccetera. In realtà è l'inverso, cioè è la parte eterica, quindi sono gli spiriti che permettono la vita, ok, di questo albero. E ho Mhm, visto che alcuni di questi alberi non più viventi hanno il loro spirito che si è trasferito in altri alberi. mhm. Mm, e qualcun altro è come se fosse ritornato nel magma dell'etere. Ok. Chiamiamo nel cinema anche lo spirito della Xylella. Sì, sembra anche un po' un Gargamella in un certo senso. Sì, è il gioco Matrix. Vedo che si fronteggiano, no? Ci sono uno davanti all'altro, ehm, lo spirito dell'ulivo e lo spirito della xylella. Però allo stesso tempo, mentre si fronteggiano, sono proprio uno in faccia all'altro. Poi, nel momento in cui si mettono, come dirti, schiena contro schiena, mi fanno proprio vedere che sono due facce della stessa medaglia. La Matrix. Tu sai qualcosa della Xylella, della sessione Xylella che non ricordo con chi ho fatto? Forse l'avevamo fatta insieme, non ricordo assolutamente niente di quella sessione. Ma l'abbiamo fatta insieme. Mi sembra di sì. Ok, vediamo due cose al volo. Ci sono tante teorie sulla Xylella. Ehm, Colpire l'Italia, favorire la Spagna sulla produzione di olio? Mi dice favorire l'Unione Europea a scapito dell'Italia, un olio, diciamo così, europeo misto forse. Ok, favorire le piantagioni di ulivi OGM resistenti alla Xylella? Ah, quello sì, assolutamente. Anche alberi non alberi, cioè al di là dell'OGM. Perché non Non so. alberi? No, nel senso anche come se andasse oltre l'OGM. Non c'è lo spirito Non, in quegli alberi? non biologico e non. Sì, esatto, esatto. L'olio com'è di questi alberi OGM, diciamo? Infetto? Povero, eh, povero proprio energeticamente. Come se andasse a depauperare i nostri corpi sottili. Oltre ovviamente al fatto che sono piante brevettate e quindi bisogna pagare un prezzo e probabilmente anche un brevetto. Sì, sì, però non so, se devo andare dietro questo brevetto, c'è come, forse l'avevamo già visto Shiva, mm? Che è come se fosse l'altra faccia della medaglia di Madre Natura. Mm? Mhm. Shiva come creatore, conservatore e soprattutto distruttore. Quindi è come fare un patto con questo Shiva che ha l'obiettivo di alterare, ok? Di distruggere e ricreare alterata la terra e tutti i suoi frutti, gli alberi. È qualcosa che resterà nella 3D questo? E, però ci sono zone della Terra che rimangono nella 3D, ci sono persone che rimangono nella 3D e per cui sottoscrivono il patto con Shiva e quindi tutto il filone OGM e modifiche strutturali di vario tipo. Mhm. Chi va nella 4D avrà un mondo con alberi OGM. Chi va nella 4D è come se avesse anche la possibilità di effettuare una sorta di confronto.
tra le due cose e scegliere. Ok, qual è il progetto di Francesco? Insanità, cioè che ha a che fare con diverse situazioni non sane, non salutari, e questo in vari ambiti della sua vita. Quindi a partire dalla descrizione che ci ha fatto rispetto alle problematiche varie, no, che può avere con i suoi terreni e pertanto con i relativi parassiti, e poi non sano il rapporto avuto, diciamo così, con la moglie e la famiglia della moglie, ehm, e le cose che gli capitano, come se fossero proprio un po' malate, che lui recepisce come malate. Nome della PS. Regina. Della PE. Pozzo. Entità eteriche. Vabbè, c'è una formica che è un po' un insettoide che un po' rappresenta in generale un parassita. E poi c'è tipo un serpente con la lingua biforcuta. E poi del secondo universo c'è tipo un pipistrello che sembra quasi avere la forma di un aquilone, e questo aquilone è manovrato da Satana. E poi c'è tipo come se fosse, diciamo, un umanoide che si chiama, è forte perché si chiama Oliver, no? Che comunque ha un'assonanza con le olive. Mm-hmm. Si chiama Oliver ed è come se fosse un umanoide ambivalente, perché da un lato è un mago bambino, però dall'altro è estremamente un dittatore despota. E quindi esercita queste due azioni su Francesco. Che forma ha, scusami? Così sembra proprio un bambino, come mi si presenta sembra proprio un bambino che ha una decina d'anni. Despota. Despota da un lato e dall'altro però è anche un mago, un bambino, e alterna queste due facce con lui. C'è molto in Francesco l'alternanza tra le due facce della medaglia, i due poli di una situazione. Mentali. Sono due. Rimani qui ed è di livello 5-6 ed è quello che gli rende difficile generare delle svolte autentiche nella sua vita, e lo fa quindi rimanere un po' statico, sempre in un certo tipo di routine, di cose che non riesce a trasformare, si ripetono nella sua vita. Mm-hmm. E l'altra invece mi viene come bellissima, che è un po' il rapporto che lui ha con le donne, dove ha una sorta, diciamo così, di offuscamento nei loro confronti. Non riesce bene a comprenderle, a valutarle, a capire chi ha di fronte. Tende un po' a farsi prendere. Loro fanno un gioco che lui non capisce neanche qual è, e rimane fregato senza neanche aver capito benissimo che cosa è successo. Bellissima. Livello? 4. C'è una terza? Allora, quella del fumo, fumo? Può essere? Lui fuma? Fumi? Sì. Ecco. Però quella del fumo, sì, ok, fumo, un po' generico, no? Dire fumo. Però è come se fosse legato a è una sorta di antistress
Perché lui è molto sottoposto a pressioni, è sempre stato, no? Cioè il padre vuole proprio un rendimento da lui. E allora è come se fosse un momento di pausa, la sigaretta, in cui lui è esonerato dal fare, dall'eseguire la prestazione. Mhm. Mm? Quindi fumo, livello? 4-5. Impianti. E c'è una specie di visore della realtà virtuale presente, che gli fa vedere in alcuni punti in maniera assolutamente, in alcune zone, diciamo così, della vita in maniera molto lucida e chiara. Però poi questo visore a volte gli mette proprio come altri filtri mh, che gli impedisce invece di vedere con chiarezza altre aree della sua vita. Quindi c'è questa alternanza qua. Proprio come se fosse diviso a settori che vede molto molto bene, altri che vede molto male. E quindi in conseguenza, visto che non li vede correttamente, non li sa gestire correttamente. Poi è come se questo visore in qualche modo energeticamente fosse collegata alla zona dei genitali. È come se la sua parte proprio di uomo creatore, cioè non intendo di generatore di figli, Mhm. come creatore della propria vita, anche della vita intima, fosse bloccata attraverso questo visore. Poi, No, basta. ok, torniamo al cinema. Ex moglie, cioè moglie, separata. Come se dovesse entrare, strana è sta donna, come se dovesse entrare con una ciocca di capelli. Forse lei ha tutti dei suoi rituali, delle cose scaramantiche anche. Così, ed entra con questa ciocca di capelli che per lei funge da protezione, da. Cosa viene a fare? Viene a vedere, imparare dalle sessioni? È come se si rendesse allora deve essere successo qualcosa, nel senso che è come se Francesco, da quando ha fatto la sessione precedente, è riuscito a trasferire qualcosa ai figli ed è come se lei sentisse che i figli hanno messo una marcia grazie al padre e per non perdere i figli, allora lei è al cinema, così anche lei può dargli un pezzo a questi figli, di modo che non glielo dia lui. Chiamiamo anche i figli. Sì, io vedo che, non so, mi sembra. Allora, arriva uno un po' timido, però che ha tipo una grande ammirazione verso il padre. E l'altro, non so, lo vedo, ce n'è uno un po' più timido e l'altro che mi sembra più indipendente, più, più forte anche, ecco. Mhm. E Francesco annuisce. Chi altri viene nel cinema? Il Le padre. amiche. Amiche. Amiche, magari alcune virtuali forse, cioè non che lui le ha conosciute veramente di persona, no? Mhm. Mm? Ehm, dove con alcune c'è anche una condivisione, o forse c'è stata, no, forse c'è a singhiozzo, anche una condivisione abbastanza intensa. Padre. Il padre c'ha tutta la giornata scandita. Non viene. Adesso proprio deve fare un'altra cosa. Cosa? Non so perché mi fa vedere delle canne. Ah sì, Da, non so se ha un da senso. pesca.
non capisco se sono canne da pesca o canne di bambù che deve tagliare, canne, non so, canne. Canne. Quindi non viene. No, adesso deve fare questa cosa qua. Va bene. Allora, facciamo una cosa un po' particolare, andiamo a vedere se esiste un'azione volta a danneggiarlo sulle sue proprietà. Lei ha notato macchie di vernice su pietre, su staccionate. Ha notato che ci sono delle cose ricorrenti che secondo un linguaggio della zona significano rilevamenti, misurazioni, piani. Mi sembra che possa aver ragione, Ok. perché vedo un faldone aperto mentre tu mi chiedi questa roba. Sai, queste cose del catasto, tipo, no? Mi sembra una cosa così. Qual è il progetto? Ehm, sì, perché quello che vedo è tipo come se fosse una specie di... allora, non dico che sia andato lui a fare questi rilevamenti alla persona che ti sto descrivendo, però quello che vedo è come se facesse dei conteggi, i metri quadri, segna, probabilmente bisogna fare delle valutazioni diverse, io non lo so il motivo, no? Non può essere tutto considerato sullo stesso metro, perché vedo che sta facendo dei conteggi, sta separando, fa una linea così, quindi, come se fosse su diverse colonne, no? Questa trascrizione. Vabbè, ma l'obiettivo qual è? Quello di comprare i suoi terreni? Fargli una proposta? Allora, prima è come un sopralluogo valutazione, perizia, viene da dirti. Mhm. Eh, ehm, sì, un avvocato c'entra, perizia, avvocato mi viene. Proposta, c'è anche la parola proposta. Ok, chi c'è dietro? Moglie? Cioè non riesco a capire perché mi viene sempre questo ex suocero. Non so se lui tira un po' le fila, eh, mm, se in qualche modo riesce ad essere un po' più lucido, più capace, no? Il padre della ex moglie, no? Padre di lei? Di lei. Mm. Quindi è la moglie, insomma, poi sia il suocero che sia la suocera o sia lei stessa. Sì, boh, a me viene di sì, così. Quindi in vista di un divorzio, lei chiederà, grazie a queste perizie, una porzione, o saprà che questi terreni Saprà, valgono, esatto, per avere questa chiarezza. quindi è la moglie. Mm. Chiamiamo l'amico disincarnato. 5 mesi fa, dopo il Cinivac, ha il ictus, no? Una vena in testa scoppia, tutti a gridare alla disgrazia. Chiamiamolo. Interessante l'immagine che mi fa vedere se stesso, lui, questo ragazzo, uomo, come sdoppiato, lui con il rasoio da barbiere in mano, che sta facendo i capelli a se stesso, quindi sulla poltrona del barbiere, e praticamente come se andasse a conficcargli questo rasoio da barbiere in testa. Se lo conficca, Sì. come se si volesse uccidere o perché sbadatamente, non potendosi tagliare i capelli da solo, farsi delle belle sfumature, si No, è ferisce. sdoppiato, è come se ci Ah, fossero sono due. due. Mm, Sì, due, uno che fa i capelli e l'altro che riceve il taglio. mhm. E ovviamente è sempre la stessa persona, questo è chiaro. Sì, è come appunto se andasse a fargli un taglio tipo un po' di questi moderni, ok, per rasargli
la zona delle tempie, ok? Però con questo rasoio, che è un rasoio manuale, non è di quelli elettrici, entra dentro in profondità, all'interno della testa. È un rasoio per fare la barba, per barbiere di una volta. Esatto, Quello bravo. che si apre Oh, a compasso, diciamo. quello. Ok, quindi morto per quale motivo? Chiediamoglielo. Per Cini? Un'ostruzione, mi parla di un'ostruzione. Causata da cibo grasso? Allora, Patatine fritte? tipo mi fa vedere il numero 2, come se la seconda, secondo sciottino, Mhm. avesse prodotto questo tipo di intasamento, di ostruzione a livello cerebrale. Ok, indipendentemente da quale fosse la marca, chiamiamo il CEO che ha prodotto questo secondo sciottino e chiediamogli: lavoro svolto bene? Ha funzionato tutto perfettamente? Sì, Obiettivo? selezione mi viene. De- Selezione. depopolamento? Noi lo interpretiamo come depopolamento, in realtà si tratta di una selezione, come se davvero in questo nuovo ordine, ok, che loro avrebbero intenzione di realizzare, va effettuata proprio anche una selezione. Vabbè, però dovrebbero eliminare i più consapevoli, non i meno consapevoli. Intanto si Non si può. lavora sul numero. No, è come se ci sono anche delle regole per loro. Nell'avanzamento del gioco ehm, non puoi eliminare, non so come dirti, ehm, cioè, non puoi eliminare i veri giocatori. Con i Mhm. veri giocatori ci devi giocare. Con chi ha smesso di Elimini, giocare. esatto, quelli li puoi eliminare, perché il gioco deve andare avanti. Bene, come vedi questo disincarnato? Sono passati solo 5 mesi. Come lo vedi? um, che si sta schiarendo dalla confusione, però non lo so se ha lasciato tipo una famiglia, ehm, mh, perché è come se avesse, diciamo così, No, no, delle no. preoccupazioni. Aspetta. Francesco, no, non girarlo più il telefono. Prova a prendere un foglio di carta, scrivimelo così. O fammi un cenno. Ha lasciato una famiglia? Vabbè, scrivimelo, vai, vai. È Qualcosa del come se genere. avesse ok, ma avesse delle preoccupazioni terrene. E quindi è come se fosse in conflitto tra queste preoccupazioni terrene qui e un suo schiarimento, per uscire da questa confusione. Ok, ha una figlia, sì. Ok, lascia una figlia più che maggiorenne. Più che maggiorenne. La chiamiamo nel cinema. Sai che cosa? Che era come uno di quei padri che ritengono che i propri figli rimangano sempre comunque dei bambini, ok? Da un certo punto di vista. Mhm. Mm. Quindi, per quanto potesse essere una donna, ok? Ehm, come se avesse bisogno comunque del suo sostegno, ecco, nell'idea di quest'uomo. Mm. Diciamo che è una ragazza che aveva solo il padre. Ah, La ecco. madre l'ha abbandonata. Mm. Caspita, ci credo che. È come se non riuscisse a fare un lavoro su di sé, ok? Un lavoro di evoluzione, perché ha questa preoccupazione qui terrena. E Chi? La quindi è un po' figlia? no, il No, lui. padre, Mhm. ok, perché l'evoluzione continua anche dopo la morte.
Mm? Però nel momento in cui la sua attenzione è così rivolta qui, fa fatica a proseguire nell'evoluzione nell'oltre. Mm? E la figlia viene nel cinema? Sì, viene. Come? Eh, non so come dirti, come se veramente sfiancata dalla vita, un po' esaurita. Bene, non so se poi Francesco le farà vedere questa sessione, ma che cosa si dicono? Quasi zoppa, mi fa vedere, ecco, zoppa, come se davvero le fosse venuta a mancare una gamba, no? Probabilmente il padre rappresentava proprio questo per lei. Ehm, mi manchi tremendamente, lei dice. E lui? È come se si sentisse un po' impotente, non so come fare. Lui sa qualcosa, sospetta Francesco, circa il raggiro di cui è vittima Francesco per i suoi averi, possedimenti? Mm, lo vedo molto concentrato su di sé, cioè a gestire da un lato le preoccupazioni terrene e dall'altro la propria evoluzione. Non lo vedo che apre il suo focus ad altre questioni e quindi a queste che sta chiedendo Francesco. Ma tu vedi che sa delle cose, al di là di questo? Gli fa solo così. Eh, Eh? Come? In che senso? Non vedo bene. Apri Sta l'occhio, apri all'occhio. gli Ah. occhi, sta all'occhio. Il fa questo segno qui. Occhio. Mm. Occhio. Va bene, l'amico, Portale Aureo, pronto ad andare? No, 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 no. Ok, chiamiamo, tanto il Portale Aureo è aperto, chiamiamo dal Portale Aureo qualcuno che c'è già andato, che possa dare dei sani consigli a quest'anima confusa. Per il futuro, per adesso, per quello che è. È come se venisse un gruppo di anime. ehm, ehm, Dunque noi ti sosteniamo e ti supportiamo, no? Fa vedere a quest'uomo, no? Ehm, Però è come se dovesse partire dalla sua volontà. Mm? In questo momento, ancora per un po', secondo me lui deve stare così. Mm, Piuttosto vedo che è come se questo gruppo di anime dessero, come faccio a dirtelo, ehm, non so, una pioggia di gioia a questa figlia. Ok. Come ci saluta l'amico di Francesco? Tutto circondato di erba verde brillante. È stato un bellissimo scambio, grazie. Come mi viene la parola booster, nel senso buono in questo caso. Ci promette qualcosa. Adesso lui non è che riesce a definire una data per il suo ingresso nel portale aureo. Mhm. Mm? È proprio lui che deve trovare una quadra tra queste due propensioni. La sollecitudine verso la figlia e il comprendere lui delle sue cose. E tu cosa vedi? Un paio d'anni, un anno, qualche mese? Un paio d'anni mi sembra una buona idea. Lui la può aprire il portale Aureo volendo, da solo. Ora non mi sembra. In futuro?
Neanche. Quindi come farà? Però è in comunicazione, diciamo così, con, non so come, adesso sembra un po' banale da dire, però con altri disincarnati che glielo possono aprire. Va bene. Lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Lui dove va quando lo salutiamo? E in questo prato verde verde, è un po' umido, è seduto lì. Va bene. Monica, esiste un'entità, un disincarnato, che segue e ha sempre seguito Francesco, ovunque. Allora, questo Oliver, secondo me, che mi si presenta appunto come un bambino, forse mi dà questo suggerimento, che non è che c'è proprio da sempre, ma più o meno dall'età di questo bambino qua, che metti avrà una decina d'anni all'incirca questo bambino. Mm? Ed è come se gli facesse, come si può dire, il bastone e la carota. Mm? Quindi da un lato quasi sembra dargli disagio, inquietudine, dall'altro a volte gli sblocca, non so come dirti, delle piccole magie, proprio per non farsi mandare via del tutto, tende ad alternare così bastone e carota. C'è sempre stato o l'altra volta è stato tolto? Io non penso di averlo visto l'altra volta. Ma non c'era quindi. Non l'ho visto, è diverso, perché non so come dirti, ehm, lui vuole proprio stare con Francesco e mi fa vedere, come ti ho detto all'inizio, che è sia un mago bambino che un despota adulto, ok? Come dirti, quando è mago bambino io posso non vederlo, perché lui è un Mm. mago. Mm? Ma chi è, insomma? È un'entità? È un... chi è? Ti direi che mi pare un alieno. Con che DNA? Eterico. Allora, mi viene un rettiloide, una mantide, un anfibio anche. Vabbè, niente più bambino, allora se è un alieno, rettiloide mantide anfibio, prende la sua reale forma. Le cose vanno viste come sono, diciamo che io sono quello che si pone in questo modo. Nel settore vediamo le cose come stanno, senza filtri, senza balle, senza scuse, senza Sì, Dushberle al bambino, somiglia un po' a un coccodrillo. benissimo. Coccodrillo nelle braccia di Francesco, Francesco cosa ne vuole fare? Lo tiene, lo abbraccia, lo bacia, ci fa l'amore o lo butta in un portale definitivo? Sì, all'inizio sembra quasi essere tornato bambino al mare quando sai usi il coccodrillo salvagente, il Mhm. materassino. Mm? Ed è come se per un attimo ci giocasse, visto che è sempre stato l'inverso, no? E questo coccodrillo ha giocato con Francesco e poi lo butta nel portale definitivo dopo averci giocato così. Benissimo, bye bye Oliver. Era lui, quando Oliver lo sentiva sul tetto del mezzo con cui lavora? Allora, questo Oliver lavora anche in collaborazione con questa specie di aquilone pipistrello, non saprei come definirlo. Mhm. Eh,
quindi a volte era come proprio se si appoggiasse questo aquilone sul tettuccio, ok? Di notte? Oliver, sì, questi scricchioli, questi rumori indefinibili che a volte sembrano proprio dei passi, e a volte sono i passi del bambino, perché lui ha anche questa forma, in qualità di mutaforma, e a volte proprio anche più animaleschi come passi. In sogno? Sì, può essere venuto in sogno in cui ci sono le trasformazioni. Mi fa vedere che lui si è presentato in una maniera umana, poi dopo si trasformava in un qualcosa più vicino alla sua essenza, più animale, più mostruoso. Da quanto restava con Francesco? Cioè, o meglio, quando l'ha creato? Secondo me quando era ragazzino, sì, più o meno 10 anni. Con Sì, che comunque finalità? scuole elementari, direi. Allora, intanto non so se ha avuto un buonissimo rapporto con la scuola, nel senso che forse ha avuto un po' di fatica a studiare e quindi era un periodo anche un po' complicato. Mm. Un po' Sì, tra le sì, sì, richieste sì. un po' le richieste del padre, lavora, fai, bla bla bla, un po' gli insegnanti, di così, a scuola, i compagni, Un momento difficile. Nei momenti difficili di crisi avviene questo, no? Purtroppo c'è una dissociazione della persona. Quando c'è la dissociazione della persona, questa parte eh, che rimane appunto staccata va fuori e si crea un'entità. Si è creata quella. Che L'amico da un immaginario. lato, sì, esatto, bravo, da un lato fa compagnia, dall'altro punisce, poi ti spaventa, poi di nuovo ti fa compagnia, così. Il grillo parlante, l'amico immaginario. Mm. E l'amico immaginario oggi ha trovato la sua fine. Monica, causa esoterica del ritorno no, ma della presenza cospicua della città di Torino nella vita di Francesco. Allora, la cosa che mi stupisce è che con Francesco la sessione l'abbiamo fatta 2 anni fa, a me sembra che l'abbiamo fatta ieri. Mm. Poi per carità, magari alcuni particolari non me li ricordo, però cioè, ci sono proprio delle cose che ho molto molto chiare di lui, ok? Quindi ho proprio questa roba che noi siamo venuti a Torino e abbiamo fatto cose simili. Anche io non sono di Torino, sono venuta a Torino, abbiamo fatto per un pezzo cose simili, un pezzo simile, ok? Mm. Ehm, Zone simili, ricordi simili, mm, date sì, simili. sì. Anche se poi caratterialmente, cioè in realtà non abbiamo molto a che fare, però oh, c'è questa roba qui. Mm, ed è come se lui non dovesse perdere la connessione con Torino, perché è come, allora lui ha scelto come zona abitativa una zona che è molto, diciamo, terra, ok? Nel senso di connessione con la natura. Però è come se ci fosse una parte di lui che invece è estremamente esoterica e quindi molto collegata a una città come Torino e poi in particolar modo ad alcune zone, tipo la Gran Madre, che è altamente esoterica. Mm. Mm. È proprio come se lui dovesse, siccome, come ti ho detto, spesso c'è questa questione di Francesco di dualità, di opposti che non si conciliano, è come se lui avesse invece bisogno di conciliare questo suo aspetto molto materico, che gli deriva anche dal padre, che ha sempre voluto una vita molto pratica, no? Concreta, con un aspetto invece estremamente esoterico in lui. Il problema è che, essendoci sempre stata una spaccatura tra questi due aspetti di sé, l'aspetto esoterico a volte l'ha vissuto molto male, come per esempio il mettersi insieme ad una donna che ha avuto anche a che fare, anche attraverso il padre di questa donna, così, con rituali magici, cose veramente poco chiare.
Però se adesso in questo momento della sua vita lui impara a fondere questi due aspetti, esoterico e materico, chiamiamolo così, viene fuori un ottimo equilibrio. Vita precedente in cui si annida la sensazione di essere in un loop, o forse meglio detto, la sensazione di essere in una vita in cui in cui ce n'è sempre una. Allora, c'è un senso quello che lui ha detto, perché mentre parlava mi viene lui da bambino, scolaretto, come se fosse tipo, adesso sembra agli inizi del Novecento, perché c'è ancora questo grembiulino nero, collettino bianco, dove praticamente scrive con la matita e poi il maestro gli dice che non va bene, lui cancella e di nuovo riscrive e poi di nuovo cancella, perché ogni volta il maestro lo corregge e gli dice che non va bene. È quasi che tutti i suoi compagni a un certo punto escono dalla classe e lui è lì continuamente a scrivere e a cancellare. Mhm. E questa, secondo me, è proprio la connessione che lui ha rispetto a questo loop che si ripete e non riesce ad intervenire per poter modificare. Fermati, rifai, comincia da capo. Mm. Mm. Non è esattamente la descrizione della sua vita, questa è la descrizione di uno che fa una cosa, fallisce, perde tutto, ricomincia da zero, questo non solo lavorativamente, ma anche la famiglia, eccetera. Questo non è successo a lui. Lui più che altro diceva, ce n'è sempre una, no? Tra tante ex mogli doveva capitarmi quella che adesso vuole tutto. Vabbè. C'è una vita Ma analizzabile, eh, più di una una, sola? anche più di una. Allora, questo è un aspetto importante, dove sembra che lui non faccia mai la cosa giusta, ok? Cioè io riprovo a riscriverla in un'altra maniera, ma comunque non è giusta, la devo ricancellare. Mm? Quindi comunque questo ha un'affinità con la sua attuale vita, dove lui prova in una modalità diversa, ma anche questa non va bene e quindi di nuovo è da ripetere, rifare da capo. Ok? Questo è un aspetto. Un altro aspetto, un'altra vita, eh, tipo, oddio, cos'è questa? Una congrega di streghe. Mhm. E lui è una strega? Lui è innamorato di una di queste streghe. Eh, no, non so, e cerca in qualche modo di inserirsi mm, Mhm. in questi rituali, in questi riti iniziatici, cose del genere. Eh, E sta vicino a lei. sì. Ehm, C'ha la moglie in questa vita? la moglie me la dà come una che è stata sottoposta a un sacrificio da questo gruppo, ok? Non è un sacrificio mortale, lei non è morta. Però è come se avesse dovuto accettare, non so, degli ordini. Eh, come se non so come faccio a spiegarti, no? Cioè, avesse dovuto accettare di essere sacrificata? No, 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 non è stata sacrificata nel senso morta, però gli hanno detto tu alla tal ora per tot anni devi fare questo, non devi andare lì, eccetera, eccetera. Gli hanno organizzato la vita, quindi è una forma comunque di sacrificio. Ok? Una di queste, chiamiamole comunque sacrificate, perché in un certo senso, cioè tipo non ha potuto avere un fidanzato, cose del genere. Ehm, e lui era lì presente mentre questa ragazza, oggi sua moglie, firmava.
mi fa vedere che lui gli mette lì il foglio, come se fosse una sorta di segretario. Va bene, quali cose su quali cose ha inciso nella sua attuale vita questa vita? Come tu mi hai tenuto sotto scacco, non solo lui ovviamente, altre persone, comunque anche come tu mi hai tenuto sotto scacco, adesso ti tengo io sotto scacco. Lo dice la moglie. Sì. Va bene. Monica, breve indagine che comunque ha a che fare con la storia del nostro amico, quindi resterà nella sua sessione, sulla Monsanto. Il nostro amico, lo ripetiamo, è un agricoltore della Puglia mediana, non salentina. Abbiamo già visto alcune cose sulla Xylella, gli ulivi, Shiva, creatore distruttore, ulivo, maschio, femmina, l'oliva è femmina, l'ulivo è maschio, sullo spirito, sull'origine della Xylella, come una seconda faccia della Matrix. Non ti ho fatto una domanda. Gasdotto dall'Albania avrebbe comportato l'abbattimento di alberi secolari e nessuna legge lo avrebbe permesso. Quindi Xylella. Questa è un'altra teoria legata all'arrivo di questa piaga. No, ma aspetta, prima Monsanto eravamo, aspetta, mi sono un po' confusa. Sì, ma adesso arriviamo alla Ah, Monsanto, ok, perché in qualche modo ok, arriviamo anche lì. sì, mhm. Eh, Perché in qualche modo i nuovi ulivi saranno collegati a dei patent, a dei brevetti, e dove ci sono brevetti e natura c'è la Monsanto, solitamente, o aziende, società collegate. eh, anche qua, vedi, di nuovo c'è un po' un discorso di dualità, come se ci fosse una fazione che aveva interesse al gasdotto. Poi invece un'altra fazione, perché tanto poi abbiamo visto che le fazioni sono due, ma poi il vertice della piramide è unico a controllare e a manovrare le due fazioni, ok? Quindi alla fine è come se ci fosse un accordo, anche se apparentemente c'è un contrasto. Quindi mi fa vedere una fazione interessata al gasdotto, l'altra fazione invece interessata ehm, all'interferenza sulla terra, terra inteso proprio come terreno, come alberi, allungare la mano su questa roba qui. Sostituzione delle piante, Sostituzione delle piante, sì, del però poi mi coltivare. fa vedere anche una mano che parte, non so come se fosse, tipo da una massoneria ecclesiastica. Mm. Mm? Ehm, Ah, non so, ecco, sai che l'ulivo è utilizzato in chiesa, no? Tipo, sai, la Domenica delle Palme, cose del genere. mhm. Mm? Forse anche in alcune, davanti a alcune chiese c'è l'ulivo piantato, statue di ulivo, così, no? Mhm. Come se si volessero impossessare di questo simbolo che è di fecondità, di libertà, e volessero farlo diventare loro, ok? Sempre in questo gioco così di ribaltamento. Va bene, a proposito di ulivi, il nostro amico ci chiedeva se può utilizzare, e noi non potremo mai rispondere sì o no, comunque la calcidrata, al posto di tutti i prodotti della Monsanto per preservare le sue coltivazioni di ulivi. Banalissima calcia idrata. Sì, no, sì, sì, anche, però è come se si potesse
sostenere e potenziare eh, questa calcidrata con piantare, non so che cavolo sia, un altro tipo di pianta, che in qualche modo quest'altro tipo di pianta collabora con la calcidrata e si Mm. allea con gli ulivi per evitare l'attacco dei parassiti. Mm. Allora, a me così a vederla non riesco a capire se è una salvia, se è un origano, se è una roba così. Quindi una piantina, non Sai, un non è alto la albero. no, esatto, o un arbusto, una cosa così, però non mi viene un albero, esatto. Qua e là, tra un ulivo e l'altro, c'è questa nuova Sì. pianta. Ok. O è così, o tra o proprio l'utilizzo di questa oltre alla calcidrata. Ok, questa informazione la saprà trovare Francesco da solo, informandosi Sì, con sì, un'intuizione. sì, con ricerche, sì, penso proprio di sì. Ok, chiamiamo il capo della Monsanto. Mi viene appunto come un vescovo, non so perché, viene, cioè, nel senso viene con una tunica e una croce rossa sopra e poi il cappello fatto classico ghiandola pineale d'oro. Ok, Monsanto, semi o GM? Mm. Proibito piantare semi propri, men che meno di cultivar antiche, resistenti, varie. Sappiate che per esempio le carote sono non solo arancioni, ma di tutti i colori che vi possono venire in mente, viola, gialle, mille sfumature. Il mercato ne impone una sola, a Monsanto ne impone una sola. Questo pseudovescovo va in giro con l'aspersorio, credo che stia emettendo così questi prodotti della Monsanto e dice Pachamama, Pachamama. Ok, chi c'è dietro il vescovo? Chi è? Mi Quali fa entità? vedere proprio come se ci fossero questi rituali pagani, mm? Mentre dice Pachamama, mi fa vedere proprio l'emblema della Pachamama, sai, no? Questa donna scarnificata, magra, però un po' gravida, presente, no? Mhm. Ehm, l'entità del secondo universo mi fa vedere Satana. Poi mi fa vedere anche dei rettiloidi che sono tutti piazzati dentro un deserto, dove appunto non ci sono alberi, non c'è nulla. E in sì, più che un deserto, proprio terra arida. Ok, prodotti chimici. Qual è l'obiettivo? Ehm, allora, tipo come mi fa vedere la Terra che diventa un altro pianeta. Un pianeta povero, un pianeta impoverito proprio delle sue sostanze prime. Arido, Sì. inaridito, Mm, 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 mm. un sistema di coltivazione che non è autosostenibile, Mm. come invece è sostenibile, autosostenibile quello della natura, la È rigenerazione del perfetto, terreno. quello è perfetto proprio. Va bene, l'analisi la sappiamo tutti, la conosciamo tutti, in prima fila Francesco e tutti quelli che vogliono aggiungersi a lui. Siamo in una Matrix, stiamo giocando, decidiamo però noi. Prima fila tutti i contadini di tutto il mondo, Mm, ma anche certo. noi che non siamo contadini e che decidiamo da esseri umani e consumatori cosa appoggiare
e cosa no, cosa mangiare e cosa no, cosa accettare dando il nostro consenso e cosa non accettare negando il nostro consenso. Siamo come assistiti dal sole. Il sole con il suo calore e con le sue informazioni. Il sole che è l'ad eternum che noi piazziamo direttamente sulla Monsanto. E su tutte le aziende simili. Sì. La più famosa è la Monsanto, che già ha iniziato a perdere cause milionarie, miliardarie. Mm-mm. Sia per pagare i danni fisici di persone che utilizzando i prodotti della Monsanto sono morti, si sono gravemente ammalati e poi morti, sia su altri fronti. Come vedi Francesco in questa azione? È in prima fila. Lo sento molto sapiente, come se fosse in grado di gestire questo gruppo di dissidenti, di outsider. In questo momento sono degli outsider. Ok. Chiedigli di fare quello che che abbiamo detto di fare, e se vuole mettere una mano nella terra, la sua, dichiarando l'ovvio, ma che ovvio non è più, questa terra è mia e sono io che decido per essa. Contro ogni espropriazione, ogni imposizione, ogni divieto a usare le leggi della natura per la coltivazione. Le leggi di ciò che ci fa bene, agricoltura biodinamica, non che ci scava la fossa, prodotti chimici e fertilizzanti chimici. Che fa? Sì, sì, assolutamente, ripete parola per parola. E così fanno tutte le altre persone dietro, coltivatori e non coltivatori, anche coloro che hanno un piccolo appezzamento di terra o persone come noi anche che non ce l'hanno ma che sostengono tutto questo. Ok, la vibrazione della Terra è cambiata. Sì, guarda, proprio volevo infatti aggiungere, no, che a queste tue parole, che poi vengono assorbite e ripetute da tutti gli altri, è come se stesse brillando la terra. Vedo proprio una luce quasi tra l'oro, sì, giallo a oro, che viene emanata dalla terra. È quasi un movimento. Ok. E torniamo a noi, Francesco. Come lo vedi? ehm, che è pronto come a saltare all'interno di un cerchio di fuoco, perché non vuole più, diciamo così, sentirsi dominato da forze esterne che lo bloccano, che lo fanno rimanere nei soliti schemi. Perché lui a volte è come se si sentisse controllato, dominato da qualche forza non identificata. Quindi lui salterà questo cerchio di fuoco e prenderà piena padronanza, lui unicamente lui, della sua vita. Come? Andando dove? Ehm, È come se sorgesse proprio all'interno di lui questo sentimento, anzitutto, di essere lui il dominatore di ogni cosa. Cioè lui è il dominatore di leoni, ma lui stesso è il leone in verità, no? Quindi il cerchio di fuoco, poi è spesso associato ai leoni che saltano, no? All'interno del cerchio di fuoco.
è come se sentisse proprio questa fermezza, questa sicurezza sbocciargli dentro. Andiamo al cluster. Mi spiace dirlo, però vedo proprio dei posaceneri, delle sigarette. Alcune sono anche, come dirti, delle occasioni mancate, ma più che altro magari andate un po' maluccio, eh, non utilizzate nella maniera giusta, qualche rimpianto, sai, cose così. Per cui non tutte le sigarette sono state fumate fino in fondo, no? Alcune appena spente, appena accese. Così. Cosa ne fa? È come se avesse bisogno proprio di aria nuova, fresca, e per cui necessariamente sono da buttare. E Le lo butta. fa, sì, le butta. Cosa metti qui al suo posto? Una specie di deodorante naturale, che sono dei fiori rosa, che emanano appunto un profumo fresco. A base di? Allora, a me il profumo che mi arriva è di gelsomino, però il fiore che vedo non è un gelsomino. E che cos'è? Non lo so, perché è rosa con delle venature viola. Mm. Non lo so, non lo so. Ok, Avatar. E l'avatar è come, è come se avesse lasciato una palla disgustosa che non sai bene di che cosa è composta. E sembra un po' un magma, però allo stesso tempo come se fosse anche formato da caccole, da cose brutte, un po' bruciata. Ha lasciato questa roba qui, Mhm. come un qualcosa di incomprensibile, inestricabile, no? Ehm, indecifrabile. Se lo E allo tiene? stesso tempo come se fosse anche un portasfortuna. Non credo alla sfortuna, lui Dice. dice, sì, e mi libero da ogni possibile malocchio. E quindi la fa rotolare proprio, e Mhm. questa palla arriva dentro il portale definitivo. E lui può chiuderlo. Mm, sì, Un ad eternum anche qua. Non vuole fare la forma di ulivo. sì. E guarda, appena prima che tu parlassi, io ho visto che andava a mettere la mano alla base dei rami e scrollava l'ulivo. E da lì nasceva l'ad eternum, sì. Ottimo. Con questa condizione, la formica, il serpente, il pipistrello, che assomigliava a un'altra cosa, esistono ancora? No, Oliver, il bambino demone? no. Rimani qui, bellissima, e fumo, come entità mentali. Sul fumo c'è da lavorare. E... Mi piace che Le adesso altre Francesco due sta no. guardando da un'altra parte. Mm. Come dire, az. Le altre due no. Ok, gli impianti? No, no, non ci sono più. Il progetto Insanità esiste ancora. Guarda, è come se avesse fuso degli elementi ed è diventato bellezza assoluta.
dove nella bellezza assoluta naturalmente non c'è spazio, no, per ciò che non è salute, perché la bellezza è proprio fortemente unita alla salute. Però è anche come andare oltre quella che era la sua entità mentale bellissima, perché è una bellezza assoluta riferita alla vita. Nuova vibrazione. 398. Mazza. Nuova consapevolezza. 202. Facciamo diventare 398 400 che ci piace di più. Sì. PS. Adesso è un po' alta, perché adesso mi viene 75. Vite. 212. 1212? Mm? 1200, no, 1212. E cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. Quasi 60. 3D, 4D. 30, dai. Perché mi dava due valori. È come se il fumo lo facesse stare a 38, penso. Ok, quindi un 30 se non fumasse più. Valori ribaltati, molto alti, non che 22 di vibrazione iniziale fosse poco, ma 400 è tanto, e più tutti gli altri. Messaggio di Francesco ai suoi figli. Siete i miei frutti migliori. Ehm, vi coltiverete da soli come uomini. È come se gli lasciasse comunque un margine di respiro, di libertà, affinché proprio loro si autodefiniscano. Ok, a chi vuole lui, se vuole, tra padre, ex moglie, fratello, sorelle. La sorella dice e pace sia, pace fatta. Lei lo dice. Lui a lei, Ah. la sorella sanitaria. Al padre, tipo, ci siamo scelti come padre e figlio. Ehm, so che in un angolo del tuo cuore mi ami per quello che sono. Io lo riesco a vedere. Se stiamo insieme qualche cosa c'è, no? Reinterpretato. Beh, se si sono scelti un motivo ci sarà, Spicchi. che non è il solito mulino bianco, ma è puntini puntini. Messaggio di Francesco ai suoi ulivi. E li abbraccia come se diventasse enorme, li abbraccia e allo stesso tempo si fa abbracciare da loro. E loro cosa gli dicono? Mi dicono un amico prezioso con un occhio nel futuro. Messaggio di Francesco a se stesso. Mi sento seduto su una miniera d'oro e io sono parte di questa miniera d'oro. Come lo vedi? Mm, come anche con delle braccia lunghe che quando vuole con le dita sfiora la città di Torino e quando lo desidera torna. E che è padrone completamente della sua proprietà e della sua vita.
Va bene. L'immagine iniziale, la vedi ancora? Lì era perso come a chiedersi le vite degli altri o le vite parallele. Adesso è proprio come immerso nella sua vita, che gli appare meravigliosa. La sua vita è il cielo stellato. Ok. Disconnettiti da tutto e tutti.